Buonasera gente, stasera è una serata storica perché per la prima volta faccio un video con una dotazione tecnica superiore. Mi sono comprato una videocamera, una Canon, e quindi proverò a fare un video con una qualità tecnica che non è proprio quella del telefono. Quindi sono un po' emozionato, sicuramente non funzionerà niente. Per testarlo ho scelto quindi una ricetta molto semplice, che è una ricetta di mio padre, che è il sugo di cipolle del prof. Ricetta rapidissima, si prepara in 5 minuti, ne cuoce 20 ed è una ricetta 100% salvezza. Vediamo come si fa. Per fare il sugo di cipolle del prof serve una cipolla bianca o gialla come questa, diciamo ne usiamo mezza per 3 persone, della passata di pomodoro, e poi mio padre ci mette l'alloro, io invece preferisco metterci la salvia. Scegliete voi quale vi piace di più, il gusto tutto sommato non cambia molto, cambia solo un po' il profumo. Per prima cosa tagliamo a metà la nostra cipolla, la puliamo e poi la affettiamo a fettine abbastanza sottili, senza starsi a sbattere però, a quadrettini così. Mezza cipolla va bene per un sugo per 3-4 persone, poi dipende un po' quanto vi piace la cipolla. Una volta che l'abbiamo fatta a quadratini, prendiamo la mezzaluna e la tritiamo più finemente possibile. Mio padre, per risparmiare tempo, a volte frullava direttamente la cipolla nel frullino. Se lo volete fare fatelo, io lo faccio a mano perché ha una sua poesia, ok? E perché mi piace tantissimo piangere mentre macino la cipolla. Deve diventare piccola, 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 cioè non devono rimanere i pezzettini, deve essere quasi una crema di cipolla. Ma visto che sono sicuro che la maggior parte di voi il movimento massimo che fa nella sua giornata è questo con il mouse, tritare la cipolla vi fa venire i pescetti, i muscoletti. Quindi tritatela bene fino a quando non diventa praticamente una crema. È consigliabile che non rimangano dei pezzettini, perché altrimenti i bambini diventano rognosi. Papina, cos'è questo? È la cipolla e non lo mangiano più. Invece se la cipolla è tagliata bella fine, bella cremosa, è più probabile che non vi chiedano cosa c'è dentro. Comunque il sapore è buono ed è pensata proprio per i bambini un po' rompipalle. Quando la cipolla è diventata così, un bel frullato di cipolla, prendiamo un pentolino di metallo tipo questo, ci mettiamo dentro un po' d'olio, tanto così da coprire bene il fondo, ci buttiamo dentro la cipolla macinata e o 2 foglie di alloro o un rametto di salvia. A me piace più con la salvia, la faccio con la salvia, ma anche con l'alloro viene buona, viene profumatissima. Stacco il rametto e ce lo butto dentro così. Sono 5-6 foglie di salvia. Con un cucchiaio di legno spargiamo bene tutto sul fondo e lo mettiamo su un fuoco medio. Fuoco medio alla massima potenza, facciamo rosolare bene la cipolla. Questa operazione è importante, la cipolla deve imbiondire ma non deve bruciare, non deve diventare amara. Bisogna farla rosolare bene ma senza che i bordi diventino bruciacchiati, quindi dateci un occhio, ci mette poco la cipolla. Per non far bruciare la cipolla e non farla attaccare sul fondo, date una mescolata ogni tanto. Non abbiate fretta perché la cipolla deve imbiondire, lasciate che imbiondisca e che dia tutto il suo profumo. È una questione di naso, come quando qualcuno scorreggia in macchina che riconosci subito l'odore, dopo un po' ci sei abituato e lo riconosci. È una questione di naso. Quando la cipolla è imbiondita, cioè è diventata trasparente con i bordi gialli, così, ci buttate dentro la passata di pomodoro. Se avete bisogno di fare un sugo un po' più lungo, mettete una goccia d'acqua calda qua dentro, così. Poi chiudete il tappo, cico 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 cico, sbattete, fate il cocktail e lo aggiungete. Io devo farlo solo per 3, quindi l'acqua non ce la metto. E aggiungete il sale. Se vi va un pizzico di pepe. Abbassate il fuoco al minimo, girate. Fategli riprendere un attimo il bollore, perché naturalmente un pochino si è raffreddata mettendoci dentro il pomodoro. Quando è ripreso il bollore, che ci sono proprio le bolliccione giganti che vengono in su, abbassate al minimo e lasciate cuocere scoperto per 20 minuti. Scoperto 20 minuti. Se volete evitare che gli zampilli vi incasinino la cucina, ci buttate sotto questo qua, che è uno spandifuoco, ma serve anche
come retina, come paraschizzi. 20 minuti a fuoco minimo su un fuoco medio e il sugo è pronto. Quando lo servite in tavola potete metterlo direttamente sulla pasta, ci va messo il parmigiano. Quando la servo vi faccio vedere come deve venire. A dopo. 20 minuti sono passati, naturalmente nel corso di questi 20 minuti non abbandonate il vostro sugo di cipolle a se stesso, ogni tanto dateci una girata, se no si incolla sul fondo. E adesso colo la pasta, ce lo metto sopra e aggiungo tanto buon formaggio parmigiano, perché in questo sugo ci vuole il parmigiano. Coliamo la pasta, è pronto Puffoli? Vieni amore che a te la do senza formaggio. Quanto te ne do? Due dati. Così? Sì. Va bene. Vai, ciao. Metto il sugo sulle penne, ci metto sopra una bella sventagliata di parmigiano. Vai, soffia, Basta che se no mi sporchi i pavimenti. Mi sporchi il pavimento, dai che ti sporchi, dai. Ciccio. Allora, assaggio. Com'è? Buono. Buono. Insomma, non troppo entusiasmo. Allora, dovete mettere like, lasciare un commento, iscrivervi al canale e attivare la campanella per essere sempre sintonizzati con papà Salve. Hai fatto il full? No. Sì! Va bene. Vai, ciao, vai che la porta a tavola, vai.